Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo i Sequer S2207, motori ideali per droni FPV. Se volete acquistarli trovate il link in descrizione. I motori Sequer sono disponibili in due configurazioni, la versione da 1500 kV adatta per setup 8S e quella da 1850 kV perfetta per setup A6S. Io ho scelto la versione da 1850 kV, quindi ideale per batteria a 6 celle. Se però siete interessati alla versione 1500 kV per setup 8S nessun problema, potete comunque seguire questa recensione perché costruzione, materiali e dotazione sono identici. L'unica cosa che cambia sono le prestazioni e oggi vedremo proprio quelle del motore pensato per l'utilizzo a 6 celle. A questo punto vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. All'interno della confezione troviamo il motore, 5 viti e un dado. Le viti fornite in dotazione sono M3 da 8 mm e presenta una vite di scorta utile in caso di necessità. Il dado è un M5 autobloccante di tipo slim, in questo modo non avremo problemi con le eliche più spesse. I cavi del motore sono in silicone da 20 AVG e sono lunghi 16 cm. Il peso del motore è di 36,4 grammi. L'albero motore è realizzato in acciaio cavo ed è lungo 13,5 mm. Sulla base del motore si notano delle piccole punte che aiutano a non far slittare l'elica. La campana a lavorazione CNC e presenta un design moderno e curato. Nella parte inferiore del motore notiamo che la campana è fissata all'albero tramite vite esagonale da 2 mm. I fori per il montaggio hanno layout standard di 16x16 mm. I magneti utilizzati sono di tipo curvo, caratteristica che permette una maggiore efficienza e coppia più costante durante la rotazione. Il gap tra statore e magneti è ridottissimo, indice di una lavorazione precisa che contribuisce a una maggiore efficienza e reattività. Infine, l'avvolgimento dello statore è realizzato a singolo filo di rame, soluzione che riduce la resistenza elettrica e migliora l'efficienza complessiva del motore rispetto al multifilo. A questo punto passiamo al test del motore. Per questa prova utilizzerò 4 eliche diverse, le GPRC 5040, le J37, le Nepal N1 e le V1S. Il motore sarà alimentato tramite batteria 6S. Ed eccoci arrivati ai risultati dei test. I Sequer S2207 ottengono valori in linea con quelli di altri motori presenti nella fascia media di mercato. Le prestazioni sono buone ma nulla di eccezionale. La spinta massima si ottiene con le V1S, raggiungendo un valore di 1625 grammi. A mio avviso l'idea di Sequer era di proporre un motore capace di competere nella fascia alta di mercato, obiettivo parzialmente raggiunto con la qualità costruttiva ma non con le prestazioni. Dal punto di vista della costruzione sono rimasto molto colpito, il design è curato, le finiture sono buone e la qualità percepita è alta, si ha subito la sensazione di avere un motore ben fatto e solido. Per quanto riguarda le prestazioni, come detto, sono buone ma non eccezionali, non ci sono risultati particolarmente rilevanti ma neanche difetti gravi, si tratta di un motore che fa il suo lavoro senza stupire. A mio parere il fattore decisivo nell'acquisto di questi motori è il prezzo. Attualmente sullo store ufficiale costano 13,37 € ciascuno, quindi un set di 4 motori viene circa 53 €, cifra più che onesta per un prodotto di questa qualità.
In definitiva, i SQRS 2207 sono dei motori ben costruiti con un buon rapporto qualità-prezzo. Non sono i più performanti della categoria, ma per chi cerca un motore di buona fattura e con un'estetica accurata rappresentano una scelta davvero interessante. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.